Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Come avete visto ho fatto una colazione che mi ha rimesso al mondo stamattina: caffè e latte, cappuccino, frutta e frutta secca. Io se riesco cerco di partire così la mattina, ma quando si ha un po' di meno tempo caffè e latte o cappuccino e cornetto, quello sempre, altrimenti non inizio la mattinata. E oggi non uscirò, anche se è una giornata meravigliosa fuori, rimarrò a casa perché ho delle lezioni stamattina online, incontrerò diversi studenti, quindi sto ultimando il materiale da presentare, da mostrare durante la lezione, quindi rimarrò a casa a fare le lezioni. Anche parte del pomeriggio sarà così, ma forse stasera riuscirò ad uscire e vi racconterò più tardi dove vorrei andare. Avrò la prima lezione fra circa un'ora, sto sgrovigliando le mie cuffiette, forse è il caso di prendere quelle wireless, e quindi adesso mi metto subito all'opera. In realtà il materiale è già pronto, devo solo rivederlo e risistemarlo. Sembra che stiano facendo dei lavori sopra. Io sono in un appartamento e al piano di sopra i miei vicini evidentemente stanno facendo un po' di ristrutturazione, quindi se sentite questo rumore sono loro con martello, trapano e quant'altro. Eccomi ragazzi, ho appena salutato l'ultimo studente e sono pronta adesso per andare a preparare il pranzo. Se volete seguirmi, molto probabilmente farò la pizza. Non farò la pizza fatta in casa, è una pizza surgelata e la andrò semplicemente a scaldare. Tra l'altro, forse non ve l'ho nemmeno mai detto, ma sono un'italiana molto atipica io, perché in tutto questo sono anche celiaca, per cui la pizza che andrò a mangiare sarà una pizza senza glutine. Lo so ragazzi, essere celiaci in Italia è un'antitesi totale. Non si può essere celiaci in Italia, cavolo. È ingiusto, però è così. Probabilmente proprio perché sono italiana e siamo il paese forse più ricco di pasta e pizza del mondo, proprio perché sono prodotti tipici italiani, queste intolleranze sono molto sviluppate, soprattutto in questa zona mediterranea. Poi magari voi amici e studenti che mi seguite sapete dare qualche informazione più scientifica a questo, però sicuramente è qualcosa che si sviluppa molto nella macchia mediterranea e quindi la mia pizza sarà semplicemente senza glutine, buona. Molti saranno contrariati dal mio giudizio, ma io la trovo molto buona fortunatamente. Ci sono prodotti che non amo particolarmente, ma questa è molto molto buona. Buon appetito! Spero che potete vedermi bene, la luce non è bellissima, sembro un Simpson stasera con questa luce gialla. Comunque è stata una giornata bellissima oggi. Fuori c'era un sole, diciamo un sole che spaccava le pietre. Io però sono rimasta a casa stamattina, come ben sapete, per le varie lezioni che avevo online, sono andate molto bene. Devo dire sono molto contenta del percorso che sto facendo con molti studenti. Ormai alcuni li seguo da un anno, ecco, da quando ho iniziato a insegnare online su, come ben sapete, su italki e Preply, e altri invece sono nuovi studenti, ma anche con loro abbiamo iniziato a progettare un bel percorso, per cui devo dire che sta andando molto bene, sono veramente contenta e è un mestiere che mi dà veramente molta soddisfazione e sono contenta anche di sapere che l'italiano è una lingua che vi ha fatto innamorare, vi fa innamorare tutti i giorni, quindi per me è veramente un grande orgoglio essere un po' anche un mezzo di diffusione, ecco, della lingua e soprattutto di supporto per voi. Quindi grazie di cuore per seguirmi, ecco, questo per me è veramente molto importante, sentire che in un qualche modo il lavoro che svolgo ha un eco, ecco, e sono veramente contenta.
Stasera invece sono in camicia, come vedete, non sto andando ad una cena di gala o chissà che cosa di speciale, è una cena però con un'amica che non vedo da un po' di tempo e abbiamo prenotato un ristorante a Trastevere, che è il quartiere, come ben sapete, il cuore di Roma, che io ogni volta chiamo il cuore pulsante perché per me è veramente l'emblema della romanità. Quindi andiamo a mangiare un po' di cucina romana stasera. Spero che riuscirò a fare qualche video su quello che mangeremo e non vedo l'ora, ecco, è da tanto che non vedo questa amica, quindi sono contenta che stasera ci rivediamo in questa occasione. Buongiorno ragazzi, oggi è domenica, ieri sera non sono riuscita a riprendere niente, mi dovete perdonare. Ho preferito godermi la cena con la mia amica e siamo andate a mangiare in un ristorante tipico romano nel cuore di Trastevere che si chiama Impiccetta, buonissimo. Ragazzi, abbiamo mangiato una cacio e pepe io e anche lei, vi allego la foto se volete vederla, buonissima, e poi lei ha ordinato i carciofi alla giudia. Voi sapete, forse la cucina romana è influenzata tantissimo dalla cucina ebraica e quindi alla giudia vuol dire proprio ebraica, cucinati fritti, sono dei carciofi serviti a testa in giù, buonissimi e fritti, dicevo, e sono molto scricchiolanti, insomma, particolari e diversi dai carciofi invece alla romana, che sono invece cucinati con la menta, sono diversi, quindi fate attenzione a distinguerli. E come dicevo, la cucina romana è molto influenzata da quella ebraica, tant'è vero che a Roma c'è anche il ghetto ebraico. È veramente buonissimo questo ristorante, quindi ve lo consiglio se doveste passare per Roma. Oggi invece è una bella giornata come ieri, per cui vi porto al mare. Andrò con un'altra mia amica oggi a Civitavecchia, dove c'è il porto più vicino a Roma, e facciamo una passeggiata a lungomare e andiamo a mangiare, spero, un po' di pesce, quindi vediamo che ristoranti troveremo lungomare e sì, non vedo l'ora ragazzi, il mare d'inverno è bellissimo. A Roma c'è la possibilità di andare, fortunatamente non è il mare come quello magari del sud Italia, sicuramente molto più pulito, anche molto più blu, però è comunque bello passare una giornata al mare d'inverno. Io se posso vado spesso al mare d'inverno perché mi piace tantissimo. Anche la montagna, infatti oggi l'idea era anche di andare in montagna, in realtà visto che c'è la neve e quindi si va verso l'Abruzzo, di solito ci si sposta al confine tra Lazio e Abruzzo, almeno per chi vive qui nel Lazio, appunto centro Italia, e invece alla fine abbiamo optato per il mare perché io sono molto amante del mare, devo dire. Civitavecchia ragazzi, qui alle mie spalle c'è il porto e tutto il lungomare. Oggi è una giornata bellissima, spero riuscite a sentirmi perché c'è un po' di vento, ma guardate che meraviglia. Dovete sapere che Civitavecchia è un comune che si trova a circa un'ora di distanza da Roma e molti romani vengono qui anche per surfare o anche per andare al mare. Qui vicino tra l'altro abbiamo Santa Severa e Santa Marinella anche, che sono luoghi sempre per surfare e per godersi un po' di mare.
anche chiamato, ragazzi, un nome interessante, maschio. Mi viene in mente un altro maschio famoso in Italia, ad esempio a Napoli c'è il maschio Angiolino. Sono tutte fortezze che erano di vedetta contro le navi che arrivavano da altri porti, che volevano sbarcare nel porto qui. Innamoratissima di questa statua, guardate l'azione. Il porto mi ha sempre affascinato tantissimo perché è un punto di addio oppure di partenza, appunto. E guardate, questa statua inquadra proprio il saluto, forse un addio, forse un ritorno. Secondo voi quale momento è? Rappresenta dell'incontro di queste due persone? Io voglio pensare che sia un ritorno. Guardate la posizione di lei con i piedi in punta. Wow. Molto romantica. Vi piace? Ragazzi, sembra che questa statua sia stata realizzata con l'intento di ricostruire una memoria. Sembra che appunto tutti coloro che partirono dal porto di Civitavecchia negli anni 40, quindi del 1900, quindi parliamo proprio durante la seconda guerra mondiale, molti appunto non fecero più ritorno, e questa statua vuole ricordare appunto tutte queste partenze e questi addii che ci furono in quegli anni di dolore e di guerra. Parliamo di un grande bombardamento che distrusse parte del porto di Civitavecchia e anche dell'abitato cittadino, e quindi questa statua è proprio in onore della memoria, per non dimenticare i tragici eventi dell'epoca, ed è stata inaugurata di recente, tra l'altro nel settembre del 2020. E poi, ragazzi, a questa statua meravigliosa, a mio parere, si aggiungono tanti dettagli. Guardate, qui abbiamo una corda e poi lo zaino o il bagaglio appunto del capitano. Guardate, ci sono tutti i dettagli incisi. Questo è a tutti gli effetti uno zaino.
qui siamo tornati alla piazza principale. Guardate, fanno pattinaggio sul ghiaccio, che è diverso, come sapete, dal pattinaggio sulle rotelle. Ragazzi, c'è un silenzio. Wow, guardate. Noi e il mare. Voglio vivere così, chiedo tanto. Il sole inizia a calare, come ben saprete siamo sulla costa ovest, quindi sul Mar Tirreno, per cui il sole e il tramonto è sempre visibile da Roma o appunto da tutte le città sulla costa occidentale. Che regali che ci fa la natura! Ragazzi, sono tornata a casa e sono di nuovo gialla come un Simpson. Queste luci andranno migliorate prima o poi. Io non potevo non condividere con voi la giornata bellissima che è stata oggi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per aver guardato questo video come sempre e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!